Partiamo dal cielo. Dunque, noto che il cielo è diviso sopra da una parte azzurra e sotto da una parte più grigio-violastra, sotto a questa nuvola, che invece è bianca. Io vado a inumidire il foglio, eh, tutto tranne dove voglio lasciare la nuvola bianca. Ok? E continuo anche tranquillamente sugli alberi e sullo sfondo. Sugli alberi perché tanto comunque, diciamo, poi lì dipingerò il cielo, tanto poi comunque sono scuri e eh, andranno sopra l'azzurro del cielo. Invece l'azzurro che continuerò anche sulla collina mi servirà perché poi con pochi tocchi la completerò, partendo appunto da uno sfondo azzurro. Faccio lo stesso nella parte inferiore, dove andrò a mettere un grigio violaceo. Ok? L'ho fatto tutto in contemporanea e in questo caso eh, lascio passare, cioè continuo a parlare perché lascio passare un po' di tempo in modo che le fibre della carta riescano ad assorbire un po' l'acqua. E cosa mi garantisce questo? Mi garantisce che eh, riesco a fare un cielo abbastanza leggero, perché ricordate, il cielo in un dipinto deve essere sempre una delle parti più chiare. Quindi eh, foglio bagnato, colore umido, sostanzialmente avrò una tinta molto diluita e che scorrerà bene sul mio foglio. Allora, uso in questo caso quasi esclusivamente del blu primario, raccogliendo un po' di sporcizia qua e là. Allora, come ho detto, scendo giù anche sulla collina. Ok, stop. Con la carta, qui ci sono le nuvole, ammorbidisco, non tutti, ma qua e là, i bordi. Vedete che prima era non tutti, ne lascio qualcheduno e gli altri li ammorbidisco. Col pennello inumidito raccolgo tutte le eccedenze. Ecco qua. Ok? Adesso passiamo alla parte di sotto che è un grigio violaceo.
Visto, ho aggiunto un po' di cremisi al blu che avevo lì, sì, sì, sì. Ok, basta, perché in fondo il cielo è soltanto uno sfondo. Possiamo già passare al mare in lontananza. Eh, Mare in lontananza, mm, uso l'oltremare. Ah, avevo detto che per il mare volevo usare il pennello, questo nuovo. Dunque aggiungo anche un, un tocco di verde. E prima di passare al mare che è di sotto, inizio a fare le due dighe frangiflutto, anche perché se poi faccio il mare con la mano sporco il dipinto. Dunque, ripeto, qui abbiamo salvaguardato il bianco, quindi vado abbastanza in libertà ad aggiungere delle tinte, le mezze tinte. Eh, Avevo preso un po' di terra di siena bruciata, però cioè, non siate troppo legati a parte vabbè che potete guardare qui le tinte, ma riferitevi un pochettino al soggetto, ad esempio, in questa parte, ecco, vario un po' la stesura. Avevo dapprima una tinta eh, marroncina della terra di Siena, aggiungo un po' di blu che avevo già sulla tavolozza e così la ottengo un po' variata, ok? Sempre in tutta, in tutta tranquillità, ad esempio mettendo un po' di terra d'ombra bruciata e un po' di oltremare, posso già fare, vedete dove nel soggetto, in alcuni punti e in particolare in corrispondenza, vedete, lì c'è il liquido per mascherare, spero che si veda, è più verdolino rispetto alla carta e dunque un po' sotto metto l'ombra rispettiva, no? Perché vuol dire che lì c'è uno scoglio, ma vedete, questo può bastare già. Passiamo velocemente a quello davanti, metto in questo caso un po' di ocra gialla, posso fare anche così, posso fare una stesura uniforme, ecco qui. E poi facendo una mescolanza bagnato su bagnato, vedete che lì è ancora bagnato perché c'è la goccia, intensifico alcuni punti e poi è importante variare
certe volte queste sono delle ocre, delle terre un po' più calde, come in questo caso, perché nel soggetto mi sembrava ci fosse una tinta un po' più calda. Vedete questa stesura, cioè stendo dapprima un colore, poi fin tanto che è bagnato, basta prendere il colore direttamente dalla tavolozza, appoggiarlo sul colore umido e automaticamente il mio pigmento si ferma eh, al limite dove trova la carta asciutta, più oltre non va. Ok? Faccio le alte luci. Allora, questo qui è evidenziato è anche l'ombra di questo arbusto, di questo albero. Poi qui a fianco c'è non altro. Non ha importanza, cioè l'idea è che il sole, se viene di lì, che ci sia una parte di alte luci in quella zona lì. Al solito vi dico di non essere troppo fedeli al soggetto, basta dare un'idea. Poi qui e analogamente sono tutti delle sfere. Dopodiché passiamo, solitamente, dunque c'è l'alta luce, poi c'è il colore locale, ovviamente il colore locale in questo caso sarà un verde e che posso realizzare ad esempio prendo del blu primario e lo metto qui dove ho dell'ocra che aggiungo un po' di giallo indiano. Abbiamo un cane. Ora, ho dato il colore in modo abbastanza uniforme. Ecco, per variare un po' posso aggiungere eh, dei tocchi di colore un po' più caldo. Poi
passo alle ombre. Le ombre le faccio, preso il Cremisi da Lizzarina, un solito viola. Sì, sto usando adesso vado a vedere le varie zone. Ecco qui sotto, poi qui è viola scuro, poi questo tratto mi sembra leggermente più scuro di questo, quindi vado a intensificare con quello che ho sulla tavolozza. Poi qui c'è una parte scura che non capisco bene che cos'è, ma è in passeggiata, sì, è vero. Quelle sono le barche che però dunque hanno sopra ancora un po' di verde. Più si variano i blu e poi si ottengono dei verdi diversi. Allora, ci tengo a riassumere, avete visto, cioè ho eh, rappresentato gli alberi come delle figure geometriche, ho mantenuto l'alta luce, il colore locale e poi sotto l'ombra rispetto a dove viene il sole, che viene da così, bisogna rispettare sempre le ombre. E dunque, giustamente, ne manca anche qui. Vabbè. Analogamente avrà la sua parte più illuminata, poi metto un po' di verde e poi la parte scura, l'ombra. Poi mancherà anche, qui c'è un albero spoglio, lo vedete? Che, che dato che è asciutto potremo già fare. Allora, avete idea? Mi suggerite come farlo? Una macchina. Allora, prendo eh, lì, cioè dunque Terra di Siena è un po' troppo, aggiungo, perché questo è un classico, il blu oltremare, e come vedete non ho preso acqua. Ora, in questo caso dipende dalla grana del foglio. Tengo, tengo
il pennello quasi orizzontale, questo è fin troppo, dunque anche in questo caso gli devo dare la forma. È anche fin troppo asciutto, dunque aggiungo un po' di terra di siena bruciata. Ecco, analogamente ce n'è uno qua. Ok, per fare le palme ho trovato un sistema molto originale che utilizza l'ocra e il rosso e, e parto dalla parte centrale. Ho usato, dunque dicevo, una tinta calda, cioè parto in realtà prima delle alte luci, delle luci più chiare, parto da quelle intermedie perché le palme di sotto sono secche come in questo caso. Allora, ma diciamo non è che voglia fare un dipinto troppo corrispondente alla verità, una cosa molto rapida. Uso la- l'ocra gialla con addirittura un po' di rosso permanente chiaro e con delle pennellate in libertà così. Ah, uso un tintoretto sintetico perla. Lo conoscete? Si trovano, questi sono pennelli sintetici di ottima qualità e non costano neanche tanto. Poi, per la parte perla, sì, difatti il perla perché è bianco di sua natura. Poi, sì, ti sento. Con questo pennello accenno, ok? Vedete? Sì, no, il numero 10, va bene. Ok, sì, sì. E adesso mettiamo la parte scura. Vi sarebbe venuto in mente di, con poche pennellate così, rendere un albero? Però, cioè no, oltretutto allora insisto un po' per l'ombra sulla parte destra, perché le cose vanno sempre suggerite, no? Tengo sempre a mente che il sole arriva da questa direzione, quindi le ombre le accentuo sulla parte destra. Poi basta dare due pennellate svirgolate così che danno l'idea della palma. E no, lasciamo così. E facciamo dunque il monte la collina in lontananza, un, usate allora
pulisco un po' con la tavolozza. E prendo un po' di ceruleo, un po' di ocra gialla che avevo qui, e vedete quanti dettagli? Ora si fanno quei tratti che accennano appena una lontananza, cioè nulla più di così. Avete visto con quale, cioè rimango nell'ambito del contorno della collina che ho disegnato, non copro tutto l'azzurro dello sfondo e do qualche tratto così, generico, perché in questo caso questo è quello che mi basta. Ok? Se ci sono domande, no cose? Ah, non ci sono domande. Bene. In lontananza niente, cioè niente ombre, niente. Sì, 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 deve essere, perché deve essere uno sfondo. Cioè se uno va a vedere e poi conosce anche la zona, ci sono gli alberi, c'è specie di casa rossa, castello, l'albero, no, va soltanto accennato in modo da creare uno sfondo, ok? E analogamente adesso nelle case, dunque devo vedere dove ho sostanzialmente il liquido per mascherare e quando lo farete voi lo vedrete dove l'avete dato. Bisogna banalmente ricordarsi di fare l'ombra, dato che il sole arriva dalla sinistra, sulla destra della facciata illuminata. Ok? In questo caso qui ho del liquido per mascherare, metto l'ombra adiacente sulla sua destra. Cioè, se uno va a vedere, ci sono 100.000 case con le finestre, ma perché uno, quando guarda, va in dettaglio, io ve lo posso anche zoomare, questo, se uno osserva attentamente l'immagine, vede tutti i dettagli, invece, dato che è uno sfondo, deve essere eh, soltanto accennato. Rimettiamo tutto a posto. Nel completamento delle case, se guardate il soggetto, c'è una fila di palme. L'avete visto? Ok. E dunque io nella zona che avevo lasciato libera dal mascherante metto questa serie di palme. Ok. Continuiamo con le ombre delle case. Ok, poi quando toglierò il mascherante, adesso si vede il verde del mascherante per cui non risaltano, quando toglierò il mascherante si vedrà il bianco e andrò ad attribuire un colore pastello, rosa, un po' verdolino, un po' giallo delle case, ma devono essere
semplicemente indicate e non stabilite con precisione. Pulisco la tavolozza. Adesso passiamo al mare. Al mare uso il pennello, quello che ho usato per il cielo, e ho preso il blu primario e il verde di ftalo. Vedete, cerco di riprodurre la tinta che compare nel soggetto. Ecco, come si dipinge un mare? Il mare deve essere graduale, cioè più chiaro in alto e poi sempre più denso. Vado tranquillamente dove ho dato il mascherante, inizio a intensificare un po' la tinta. E il verde di ftalo. Qui. Vedete, posso andare tranquillamente sull'onda. Quando vi succede una cosa di questo genere, nessuna paura, perché è comunque un'eccedenza di acqua che basta asciugare la goccia all'inizio e non farla più colare giù. Vedete, posso tranquillamente passare sull'onda perché tanto comunque lì ho salvaguardato il bianco. Dimmi. Dunque, con il blu primario e il verde di ftalo. Ecco, l'ho dato in modo abbastanza leggero. Ora, con questo stesso pennello, questa volta usando la punta, posso rappresentare le ondine che saranno più sottili in lontananza e più marcate in realtà è un po' chiaro lo sfondo, quindi lo rifaccio. Allora, ripasso, ecco, così va meglio direi, e utilizzo un po' di blu e un po' di verde per intensificare. Ecco, anche di là intensifico un po'. Certe volte se si vuole creare un riflesso nell'acqua si mette
si aggiunge la tinta all'estremità inferiore. Poi si va a lambire questo colore in modo da farlo colare giù. Ah, ve lo ricordavate? Vedete? In automatico scende giù. Ah, sì. Ora aspettiamo che asciughi leggermente. Non ho capito la domanda. Ho messo una tinta scura per fare questa? Ho preso, sì, ho preso un terra d'ombra, terra di siena bruciata e terra d'ombra, insomma, una tinta scura. Faccio asciugare un poco il mare, è il motivo per cui sto tergiversando un po', perché andrò poi a mettere le onde che si vedono nel soggetto, però il colore deve essere un po' più asciutto di così, perché altrimenti si diffonde troppo. Cioè, lo si può fare indifferentemente con un pennello. L'importante è che il pennello sia appuntito, cioè o usare il tintoretto perla oppure questo qui, l'altro. Si può anche fare un tentativo, nel senso che prendo il colore che deve essere leggermente più denso e vediamo. Vedete? Si diffonde troppo. Invece questo che avevo fatto in precedenza, dove le posso è asciutto, con proprio oltretutto, essendo molto in lontananza, devo farle molto sottili. Vedete che rimane? Allora, in questo caso, sì, possiamo andare oltre. Facciamo la parte qui in basso, dove ci sono delle tinte molto scure, quindi devo prendere dei colori e diluirli non tantissimo. Se ho preso, è un viola scuro questo, ma per renderlo gradevole, vedete che non è molto mescolato e quindi si vedono le componenti, ma diciamo a questo va sempre variato nella stesura. Ad esempio, qui ho aggiunto dell'ombra bruciata. Questo è troppo morbido. Mentre invece qui è leggermente più chiaro, quindi posso, ecco, col pennello è diluito, eh, con pennello con un po' d'acqua, vedete, cioè così, poi se non lo è abbastanza scuro posso intensificarlo. Ma fino adesso ho dato esclusivamente, era il cremisi di alizzarina, anzi nel frattempo me ne ricarico ancora un po', con il blu primario.
qui, qui il contrasto è abbastanza netto, cioè il bordo, scusate, il bordo qui, vedete, è abbastanza netto. E se voglio variare un po' le tinte, vado a pescare all'interno della tavolozza quello che ho a disposizione. Ad esempio, qui vedete è più azzurro, per poi riprendere di nuovo. C'è una tinta molto scura qua, ma come potete immaginare, cioè nel contesto generale del dipinto è una parte che fa un po' da quinta questa, cioè quindi non è che sia... eh, bisogna dipingere in libertà. Addirittura vado a pescare del grigio di Payne. Siamo un po' in ritardo. Allora, pulisco la... Come? Ah, allora, eh, mentre aspettiamo che asciughi un po' qui in basso, passo alla casa. Allora, prendo il rosso, perché quello è un rosso, però è molto, un rosso molto tenue. Ah già, sì, è vero, è vero. Grazie. Eh, vedete, è molto chiaro qui, è rosso, ma molto chiaro. Mentre lo rafforzo leggermente qua là. Ecco, questa zona apparentemente è ricca di dettagli e vediamo di realizzarla velocemente, non senza soffermarci troppo sui dettagli, ma indicando principalmente le masse. Ad esempio, lì vedo una tinta più chiara che poi si ripresenta anche qui e qui, mentre invece qui
Allora, qui, adesso dunque è libero, sì. E ci sono anche dei dettagli che hanno la loro importanza, tipo qui la parte della porta che faccio molto scura. Per fare l'effetto della sabbia bagnata, viene bene mettere una tinta viola. Mentre invece qui è, diciamo, più asciutta, vabbè, ci vuole una tinta calda. Poi addirittura questa è una parte illuminata che potrei dunque dipingere con una stesura di giallo. Allora, come facciamo per togliere l'erba? Insistiamo col colore, col giallo, fin tanto che, perché è una zona dove vedete che picchia il sole. Ho lasciato che si mescolassero i colori in modo da creare un po' di trama. Poi lo riprenderò dopo quando è più asciutto. Qui ho salvato del bianco. Quello che non è bianco, ve lo chiedo come domanda. Secondo voi che tinta vedete? Un viola grigio. Esatto. Allora, eh, così. Poi, qui c'è un po' di movimento e diciamo c'è una piccola onda, come qui del resto. Qui c'è una tinta, ok? Qui ce n'è sì, qualche riga, un po', e si è coperto. Ora,
Qui c'è quella parte della schiuma che è in ombra perché è coperta da questa. Allora vado di nuovo vedo una tinta anche lì violacea e grigia, ma comunque molto delicata, molto chiara. Sì, ma questo contribuisce a dare anche della trama, non è che è così poi. Ok? Ora, a questo punto, questa parte è più asciutta, possiamo, usando allora il blu primario e il verde di ftalo, vedete dove, vedete nella zona? Allora, adesso vedete asciutto come rimane e inizio con delle righe sottili. Oltretutto bisogna variare in modo che non siano sovrapposte perfettamente, no? Per poi farle via via sempre più spesse. Mentre invece da questa parte il mare è quasi più calmo, cioè è meno, mentre invece vedo più scuro qua. Rifaccio di nuovo un po' di grigio. Faccio il solito viola con... Poi le tinte sono sempre le stesse. Ecco. Dunque, tutta questa parte, dunque, ok. Sì, è anche caldo. Mi sembra complicato. Sì? Questo è, è, eh, cioè come la neve, dici? No, il discorso è che questo è proprio un acquarello che non cioè usa i colori trasparenti sostanzialmente, per cui cioè, con l'acquarello non bisognerebbe mai andare con una tinta coprente sopra. In teoria si potrebbe fare viceversa, fare la neve, spruzzare prima la neve nel dipinto
con il liquido per mascherare. Sì, sì, asciutto, assolutamente, sì, sì. Diciamo, non l'ho tolto tutto il mascherante. Ecco, qui avevo salvaguardato la diga, sì, che riprendo un pochettino. Ecco, questo pennello eh, ve lo consiglio perché ha la punta molto fine e si possono fare bene i dettagli che sto facendo in questo momento. Cioè, lì c'è il coso, poi sì, è il perla, poi laggiù in fondo ci sono delle gru. Ci sono dei dettagli, c'è il tronco dell'albero, qui c'è anche, sì, no, qui c'è un palo della luce, sì. La bandiera, la bandiera è qua. Sì. Facciamo i tronchi degli alberi. Ecco, ricordate che potete anche, diciamo, nella parte centrale farlo più sottile possibile, darà l'idea del tronco dell'albero, o anche addirittura non farlo. Poi, allora vi prometto che la prossima volta sarà un dipinto facile facile. No, prossima volta. Ma diciamo, quello che mi premeva poi era fare questo, dare il suggerimento di come si realizza la schiuma. Allora, poi, allora, dunque, adesso passo gli scogli, vedete, cioè, tolgo il bianco, non ovunque, non ovunque, cambio un po' la tinta per quelli davanti, uso, non lo do dappertutto, vedete, si possono lasciare dei tratti bianchi che dà già il senso di completezza, lo vedete? Poi, è il, no, si chiama ehm, onda che si infrange, ma comunque ve lo mando tramite WhatsApp. Ecco, se osservate nel soggetto, questa parte è più scura,
Sì, poi adesso che volevo anche, qui si possono, allora, e, sì, e poi, a parte che anche qui usando una tinta più grigiastra. Allora, poi qui, vabbè, qui andiamo, gli scogli illuminati. Questo invece è una tinta un po' più fredda. Qui si, poi, qui dove era colato il colore, vedete, cioè poi quando si può intensificare la tinta, anzi, eh, sempre nell'ottica che il sole viene da questa direzione, comunque, e anche le parti in ombra comunque ricevono luce dall'alta, per cui eh, la parte destra è comunque più scura. Poi, vabbè, poi ad esempio per certi scogli uno potrebbe, usando la cera, crearsi un po' di trama, così che quando la stende, lì c'è un sasso tendente al verde, poi qui è molto intenso, poi qui c'è, vabbè, delle finiture da fare, così. Sì, anche ci sono le canoe che tra l'altro sono quelle che ci danno un tocco di rosso. Questo lo posso stendere molto vivo. Ce ne sono qui sotto, mentre sopra, qui c'è ancora un po' di mascherante. Ci sono delle canoe bianche con delle canoe rosse sotto. Poi già col rosso qui. Boh. No, no, ma vedo rosso. Eh,
Analogamente, andando nel dettaglio, anche qui ci sono, sì, si può usare un po' di candela. Qui ancora del liquido per mascherare. Facciamo le nostre barchette qua, qui. Allora, questa, vabbè, uno se le può anche inventare, anzi metto sempre un po' di rosso che ci sta bene. Ah, qui c'erano delle agavi. Basta indicare. Qui ci sono dei birilli gialli. Dunque, per le case in lontananza, prendiamo. Importante che sia un colore molto diluito. Per completare il dipinto, dettaglio adesso meglio questa zona. Completo il verde qua. Ecco. E la parte in ombra. Rigenero il viola che contorna qui la zona. Più intenso. E qui sotto. Ecco. Poi con delle tinte, delle terre. Dunque, definisco meglio delle aree. Ecco, qui sotto.
Ok, così, poi qui, ok. Queste sono le ombre generate dai sassi. Qui ancora del mascherante che adesso andrò a togliere.
E come si suole dire in tutti i dipinti, è sempre meglio fermarsi un attimo prima che un attimo dopo. Spero che vi sia piaciuto